Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, intanto mi presento, sono la dermatologa Raffaella, sono contenta di essere qui in questa classe, sono contenta che Mara mi abbia invitato in questa classe di aspiranti parrucchieri perché io dico sempre che conoscere la cute, conoscere a livello teorico chiaramente, non medico, ma avere una conoscenza generica di quelli che possono essere i problemi del capello, della cute, sia molto importante per poi riuscire a dare alle vostre clienti i giusti prodotti, i giusti consigli per farle uscire non solo belle ma anche sane dai vostri negozi futuri. Allora, qui ho portato il mio manichino piccolino per poter farvi vedere nello specifico, poi con la telecamera andremo ad avvicinarlo un pochino alla testa in modo tale che anche chi sta dietro, tramite il video e i tablet insomma che avete nelle vostre scrivanie, nei vostri tavoli, riusciate a vedere tutto in maniera più perfetta possibile. Ok, quindi iniziamo. Grazie Mara dei guanti rosa, ti ringrazio tanto. Ok. Ok, vado a simulare in maniera molto più veritiera possibile, quindi metto anche i guanti in modo tale che possa essere per voi più semplice, anche perché poi andrete magari a fare così. Avviciniamoci un po' con la telecamera. Ecco qua. Quindi abbiamo la nostra bellissima soubrette che ci aiuterà in questo percorso. Dunque, come partiamo? Partiamo intanto col dire che il capello cresce dal follicolo polifero, quindi si trova proprio diciamo sotto la cute, quindi si trova sotto qui, proprio sotto qui. La cute, se la cute non è in equilibrio, il capello appare fragile, appare spesso stressato e quindi insomma spento, ha una modalità che sembra appunto spenta. Andiamo un po' a identificare tutto quello che potrebbe essere. Allora, permettetemi un attimo che mi prendo gli strumenti. Perfetto. Allora, partiamo con definire la cute. Aspettate che mi prendo anche questa. Okay. Allora, partiamo dalla cute secca. Quindi la cute secca tende a tirare e a dare prurito. Noi la possiamo vedere direttamente qui nel nostro manichino. Se andiamo un po' a fare questo tipo di lavoro spostando, diciamo, concentrandoci sulla riga, andiamo subito a notare qui, andando a toccare, diciamo, col nostro attrezzo in maniera molto tranquilla, ma anche lo riusciamo a vedere anche direttamente con lo sguardo. In questa parte della cute risulterà essere spenta, tirare, e in questo caso dovremo andare a usare chiaramente dei prodotti molto leggeri e non aggressivi, quindi lo andiamo a percepire già da questo primo controllo. Se invece ci troviamo di fronte a una cute grassa,
In questo caso la cute grassa avrà un sebo molto più, produce sebo molto più del necessario e quindi anche i capelli appariranno, diciamo, più pesanti. E soprattutto dopo un primo lavaggio le vostre clienti vi andranno a dire che vedono già il capello direttamente molto molto pesante e quindi lo andiamo subito a capire anche da lì. Il sebo andrà a mettersi qui, quindi sempre nella parte, partirà qui e poi andrà lungo lungo tutto i capelli e lo andremo sempre a vedere noi da questa parte qui iniziale. Altra problematica che potrebbero avere le vostre clienti è quella della forfora, della desquamazione. La desquamazione può essere sia secca che oleosa ed è importante notare se la cute è arrossata o irritata. Chiaramente voi non siete dei dottori, quindi non vi si chiede di andare a fare una verifica così approfondita, ma diciamo che se andiamo noi adesso a guardare con i nostri strumentini, qui dovremo trovare nella lente, ma non mi va, non serve neanche la lente, la possiamo guardare e andare a fare un'ispezione più precisa possibile accarezzando il cuoio. Qui vedremo, abbiamo modo di vedere se la cute risulta essere appunto o secca. Nel caso del secco possiamo, tramite delle pizzettine, facciamo anche vedere qua, possiamo prelevare anche, ecco, andiamo a vedere il manichino perché l'ho predisposto, ecco qua. Anche spostandoci, ecco qua. Dall'altra parte. Ok, possiamo fare appunto tutto questo tipo di verifica, diciamo in questo caso andare a vedere il grado di desquamazione che ha la vostra cliente. Quando ci troviamo ad avere una cute molto molto sensibile, le vostre clienti andranno ad avere una sorta di bruciore, una sorta di fastidio e di sensibilità quando andrete a fare i trattamenti, soprattutto chiaramente quelli che riguardano la decolorazione, il colore, tutto quello che riguarda l'inserimento e il fatto di andare a utilizzare dei prodotti direttamente sul cuoio capelluto. In questo caso dobbiamo essere molto molto delicati, dobbiamo fare molta attenzione in questo, e anche la temperatura che andiamo a usare dell'asciugacapelli
dovrà essere una temperatura moderata per evitare appunto che la cute si stressi ulteriormente. E poi ecco, possiamo anche fare una verifica per le vostre clienti su quello che è la natura del fusto dei capelli. Quindi il capello può essere appunto guardato, analizzato e aspettate che mi prendo, ecco qua, potrebbe essere appunto visualizzato, si può vedere se appunto ha subito un colore eccessivo, una decolorazione aggressiva e quindi capire il grado di dalla punta anche di questo capello, se ci troviamo ad avere delle doppie punte, se troviamo delle punte spente, e quindi andare a vedere e a concordare diciamo con la vostra cliente se appunto quale può essere la soluzione migliore, tenendo conto però della situazione che avete, ecco. E poi anche spazzolando i capelli anche la spazzolatura, la spazzola che andrete ad utilizzare dovrà essere una spazzola non aggressiva, quindi qualcosa che abbia una dentatura morbida ma chiaramente efficace e non deve andare a danneggiare i capelli ma a districarli per poter poi fare in modo di come dire, inserire e utilizzare i prodotti poi relativi. Anche il massaggio può aiutare la cute delle vostre pazienti e oltre a essere un qualcosa di molto rilassante, ovviamente, e quindi piacevole, ma non vi dico nulla di più, sapete già questo, fatto diciamo sulla cute aiuta anche la cute e quindi un qualcosa in più che regalate. Ok. Ultima cosa che volevo dirvi è appunto quella di andare a inserire un prodottino prima per aiutare la cute, comunque a prescindere, scegliete quello più adatto, ce ne sono tantissimi in commercio. E come viene messo? Allora, andrete a tamponare, a far scendere nella cute, meglio con una pompettina come questa,
E poi io direi aiutatevi con una lucetta e andate a massaggiare la cute. Potete farlo anche con le mani, andate prima a tamponare con un cotton fioc e poi con le mani andate ad aiutarvi a fare in modo che venga bene inserito. Controllino ancora più pressante, possiamo fare un controllo ancora più preciso con una luce specifica per andare proprio a vedere com'è il vostro capello. Io riesco ad andare a visualizzare molto bene il cuoio. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Bene, allora direi che la nostra lezione può anche finire qui. Dunque, come conclusione, tenete sempre conto che il parrucchiere non giudica mai il vostro cliente, e cercate sempre di essere molto pazienti, di ascoltare e di lavorare sempre con delicatezza. Molte persone appunto si sentono rilassate di fronte a questa gentilezza, e ricordate che il cuoio capelluto è pelle, quindi va trattata come tale, e che influenza insomma la bellezza del vostro capello, e che è quello che voi volete portare per le vostre clienti. Io sono contenta di essere venuta qui, di avervi dato queste piccolissime nozioni, e ringrazio Mara per avermi dato la possibilità di venire a parlare di tutto questo. Vi lascio anche il mio numero di telefono, o comunque potete sempre sentirvi tramite Mara, che mi può girare delle domande, di altri dubbi, di altre perplessità, in modo tale insomma da rendere il vostro percorso ancora più realistico e fare in modo che le vostre clienti siano contente. Io vi ringrazio tutti, vi auguro un buon pomeriggio. Grazie, arrivederci a tutti.